Siamo qui a Medjugorje, come ti chiami? Don Daniele, E padre, di dove sei? origine di Brescia, provincia di Brescia, E quante volte sei stato a Medjugorje? 6-7 volte più o meno. Sì. E perché eri attirato a venire a Medjugorje? È stato un invito che mia sorella mi fece qualche anno fa e qui sono rinato. Ero non credente, avevo lasciato un po' tutta la vita così ecclesiale, preghiera, sacramenti, e poi qui sono rinato, ho percepito l'amore di Dio attraverso l'intercessione di Maria e quindi per me è nato, sono rinato e anche l'origine della mia vocazione la devo proprio a questo luogo. Wow, incredibile. E hai ricevuto guarigione personalmente qui? Guarigione interiore, sì, tanto guarigione interiore, perdono, pace interiore e libertà sì che non avevo e quindi ecco, come dicevo, sono rinato. Rinato. E se qualcuna persona chiede questo, come è rinato nello spirito? Come è il processo? Attraverso la confessione, prima di tutto, la confessione sacramentale e poi l'incontro con la preghiera del Rosario in particolare e i messaggi di Maria che mi hanno guidato a scoprire la Chiesa come mamma, come madre che mi ha cullato, mi ha fatto crescere e quindi questo avvicinamento alla vita ecclesiale attraverso proprio la mediazione di Maria. E perché preghi il Rosario? Perché è un respiro, perché mi dona quel contatto, quella relazione con Dio e mi insegna proprio ad amare i fratelli, quindi mi dà quel nutrimento di cui ho bisogno per vivere. E molte persone pensano che Dio Padre sia un vecchio con la barba bianca che aspetta per liquidarci e metterci all'inferno. Come veramente Dio Padre? Non lo so perché ho sperimentato solo un Dio che mi ha amato e mi ha fatto sentire figlio. Che lindo. Cosa diresti alle persone che hanno paura di confessarsi? Potrebbero pensare cosa penserà il sacerdote di tutte le cose brutte che ho fatto? Dico soltanto, se c'è una persona che ti ama e ti aspetta a braccia aperte, non per giudicarti ma per perdonarti, non hai nessun motivo per cui avere paura. E vedo che hai un rapporto personale con Cristo. Come può una persona avere anche questa relazione personale con Cristo? Credo che sia importante coltivare il silenzio interiore ed esteriore, poi mettersi davanti a Gesù, davanti al tabernacolo, restando lì e dando tempo a Dio di lasciare a Dio che conquisti il tuo cuore, ecco, nel silenzio. Hai fatto la stessa esperienza che la sofferenza e il dolore nella tua vita ti hanno avvicinato a Dio? Sì, ho scoperto che anche le sofferenze, anche così le ferite della vita sono un canale attraverso il quale Dio entra e ho scoperto anche che così si può offrire anche così un po' i sacrifici, le sofferenze che la vita comporta unite a Gesù sono un mazzo di fiori, sono un dono per sé e per gli altri. E cosa ha fatto Gesù nella tua vita? In che modo Gesù ha cambiato la tua vita? Come dicevo, è stato un rinascere, un riscoprire una relazione che non conoscevo, magari solo fatta di trasmissione così concettuale, mentre il rapporto con Gesù è diventato vitale, appunto, da amico e quindi è stato proprio un cambio di mentalità. Parla come un amico? Sì, no? esatto, come un amico, esatto, sì, sì. E molte persone a Medjugorje cercano di trovare la loro vocazione. Cosa diresti loro come incontrare la loro vocazione? Come dicevo, secondo me attraverso il rosario, lasciarsi accompagnare da Maria e poi anche con un aiuto, un accompagnamento personale, con un sacerdote, una persona che ti affianca nel tuo cammino di discernimento, ecco. Che cosa vorresti dire alle persone che non conoscono Medjugorje? Perché dovrebbero venire qui? E
anche una curiosità di lasciarsi provocare, stimolare da questo invito di cielo, ecco, che Medjugorje è e fa. Grazie per questa bellissima Grazie a te, intervista. grazie a voi.